In questo tutorial ti mostro come preparare i tuoi colori per la Fluid Art con una ricetta facilissima che potrai usare per tantissime tecniche e ti mostro anche quanta acqua aggiungere per ottenere una consistenza media, una delle consistenze che si utilizzano di più. Attenzione però, l'acqua non è una questione proprio facilissima. Vedremo infatti come mai non è possibile dire ogni volta con precisione quanta acqua bisogna aggiungere. Anche se per la preparazione di questi colori te lo faccio vedere. La preparazione dei colori per la Fluid Art è la parte più importante di tutto il processo creativo. In Fluid Painting sappiamo che esistono tantissime tecniche diverse e tantissimi effetti diversi. Di conseguenza, anche tante ricette diverse. Ci sono tante marche di acrilici, tante marche di medium, prodotti di ogni tipo che combinati creano svariati effetti. Se sei alle prime armi però non devi spaventarti e devi assolutamente cercare di evitare di fare confusione. Per iniziare ti basta conoscere una sola ricetta che potrai usare sia per le tecniche di base classiche sia per creare le celle, ad esempio con il silicone. Pronto? Andiamo! Vediamo subito che cosa ti serve per preparare i tuoi colori. Naturalmente ti serviranno degli acrilici. Noi oggi prepareremo i colori utilizzando due diverse marche di acrilico e due diversi tipi di pigmento. Un blu oltremare della Ferrario e un giallo limone della Montmartre. Come medium non utilizzeremo dei medium costosi né dei medium di brand specifici, ma utilizzeremo un medium alternativo. Una precisazione: questa ricetta è adatta a medium molto densi, quindi puoi usare anche colla vinilica o Floetrol, ma noi oggi useremo il Max Meyer Fix Up. Che cos'è il Fix Up? Questo qui è un fissativo per pitture murali. L'ho scoperto molti anni fa, all'inizio della mia avventura nel mondo della Fluid Art, quando cercavo un'alternativa molto più economica del Floetrol. Non è il sostituto del Floetrol, ok? Ma con questo prodotto potrete creare i vostri colori della giusta consistenza e comunque un colore perfetto da utilizzare in tantissime tecniche. Perché il Fix Up e non la colla? Il Fix Up rispetto alla colla ha dei vantaggi. Come prezzo più o meno ci siamo, perché un chilo di colla e un litro di Fix Up più o meno siamo intorno alle 10 euro. Il vantaggio sta nella conservazione in primis, perché con questo medium potete far durare di più i vostri colori che avanzano. La colla invece tende ad indurirsi molto in fretta, quindi vi obbliga ad usare i vostri colori in un tempo molto breve. Altra cosa molto interessante, il Fix Up quando si asciuga con un finish tendente al lucido, molto più vantaggioso rispetto al Floetrol che tende ad opacizzare i vostri colori. Altre cose che vi serviranno sono sicuramente i recipienti dove preparare i colori e delle palettine di legno per mescolarli. Un'altra cosa molto importante riguarda sempre l'acqua. Evitate di utilizzare quella di rubinetto. Se potete, usate acqua distillata o demineralizzata. Essendo pura, non altererà i vostri colori e li farà durare di più. Ora andiamo subito a preparare i colori. Quello che io faccio è utilizzare la ricetta 1:2 che vi ho già spiegato anche in un altro tutorial. Che cosa significa ricetta 1:2? Significa che su una parte di colore andrò ad aggiungerci due parti di medium e la misuro in volumi. La cosa interessante è che non vi serve essere precisi. Se ci mettete un po' più di colore o un po' più di medium non importa. Inizio versando prima il medium. Ok, vediamo quindi quanti grammi di medium sono. 86 grammi. Ora andiamo ad aggiungere l'acrilico. Qua abbiamo le due parti di medium, quindi dovremo circa metterci la metà di questo medium qui in colore. Se volete fare 1:3 potete fare anche 1:3, utilizzerete meno acrilico e ci sarà una leggera diminuzione della parte pigmentata, quindi il colore non sarà intenso come se ne mettete due di parti. Ma attenzione, il medium, questo qua, asciuga trasparente, ok?
quindi poi tutta la parte del colore verrà rivelata alla fine. Io vi consiglio di metterci una parte di colore su due parti di medium, quindi 1 a 2, quindi più o meno così, saliamo più o meno qui. C'è qualcuno che dice sì, però il bicchiere non è dritto, ma certo, ci mettete più o meno, ho detto, non è necessario essere super precisi. La cosa importante in questo caso, visto che si utilizzerà questo colore per tecniche di base e si utilizza il fix up come medium, la stessa cosa quando utilizzate il floetrol o quando utilizzate la colla, è l'aggiunta dell'acqua. L'acqua è la cosa più importante, perché la cosa più importante per la riuscita della tecnica, oltre al prodotto che dipenderà poi dall'effetto che andrete a creare, ma questo per tecniche più diciamo avanzate, la parte più importante è la consistenza del colore. Quindi ora andiamo ad aggiungerci una parte di acrilico. Bon Mart. Vediamo quanti grammi di acrilico abbiamo messo. Ok, sono 60 grammi di acrilico. Andiamo a metterne ancora giusto un po' per arrivare a 150 grammi, così abbiamo, eccoci, ci siamo, anche come misura, come dose ci siamo. Ora vi faccio vedere e siamo a 150 grammi. Ora quello che dobbiamo fare è mescolare bene. Prepariamo il colore allo stesso modo utilizzando l'acrilico della Ferrario. Vediamo quanto medium c'è di qua. 85 grammi, ok, abbiamo una differenza di 1 grammo e sono andata ad occhio, quindi vabbè, ormai io mi sono fatta l'occhio, diciamo, perché insomma farlo sempre, poi vedrete che succederà anche a voi. Comunque non è importante essere super precisi, l'ho già detto. Ora andiamo ad aggiungere una parte di acrilico blu, poi mescoliamo bene entrambi i colori. Io per farvi vedere su due pesi uguali andrò a far arrivare a 150 grammi anche l'acrilico blu, in modo tale che poi potrete vedere la differenza di acqua che effettivamente serve per raggiungere, diciamo, la stessa consistenza. Potrete fare la prova a casa anche voi e vedrete che l'acqua sarà sempre diversa. Ora qui abbiamo la consistenza più densa di tutte. Vi faccio subito notare una cosa: in proporzione ho messo esattamente la stessa cosa in entrambi i bicchieri, ma si può già vedere una differenza di consistenza. Ho utilizzato due marche di acrilico diverse che hanno due pigmenti diversi. Guardate. Fate attenzione a questa cosa qua. Nonostante abbiano le stesse dosi in proporzione di acrilico e medium, il colore blu risulta leggermente più fluido del giallo. Che cosa significa questo? Vediamo già che in proporzione ci servirà meno acqua rispetto al giallo. Ora ve lo faccio vedere in grammi.
Allora, il nostro acrilico mescolato con il medium pesa 150 grammi. Anche il nostro acrilico blu pesa 150 grammi mescolato con il medium, quindi abbiamo in proporzione la stessa quantità di colore da andare a fluidificare. Vedremo però che la quantità di acqua che andremo ad aggiungere sarà diversa. Utilizzo dell'acqua distillato demineralizzata e la aggiungo un po' alla volta con una pipetta. E mescolo, controllando di volta in volta la consistenza del mio colore fino al raggiungimento della consistenza desiderata. Ancora un po'. Ok, questa è la giusta consistenza. Ho aggiunto 23 grammi di acqua. Ora vediamo quanti grammi ci servono per portare alla stessa consistenza il colore blu. Ho aggiunto 11 grammi di acqua, ben 12 grammi in meno. Avete visto quanta differenza di acqua per portare alla stessa consistenza due acrilici di marche diverse e di colore diverso che però erano stati aggiunti alla stessa quantità di medium in quantità identica? Questa è la ragione per la quale nessun artista vi può dire quanta acqua aggiunge ai colori quando li prepara. 1. Perché quando si fa una colata generalmente si utilizzano, oltre a colori diversi, anche brand diversi. 2. Perché utilizzano colori con pigmenti diversi. Quello che tu devi fare per iniziare a fare fluid art è ricordarti di utilizzare intanto questa ricetta che ti ho dato, quindi la ricetta 1:2, e poi di aggiungere per ogni tuo colore poca acqua alla volta fino al raggiungimento della consistenza che stai cercando. La consistenza che ti ho mostrato è molto versatile e la puoi utilizzare per tantissime tecniche. Ora corri a preparare i tuoi colori e divertiti con la fluid art. Se non sai con quale tecnica iniziare, vai nella descrizione di questo video dove ti ho messo alcuni link a dei tutorial molto facili proprio per i principianti. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al mio canale per non perderti tutti i nuovi tutorial sul mondo della fluid art. Io ti aspetto nel prossimo video, nel frattempo ti lascio un tutorial da guardare.